Il giorno prima della partenza non poteva mancare una finestra sulla perla della città di Udine, affacciati su via Mercato Vecchio, i cui portici un tempo ospitavano le botteghe degli artigiani e dei mercanti. Piazza della Libertà, definita la piazza in stile veneziano più bella della terraferma e inno alla Serenissima, ospita gioielli architettonici. La loggia del Lionello è un vero e proprio capolavoro in stile gotico veneziano. Le arcate e il soffitto a cassettoni sono un tripudio di classe e raffinatezza senza tempo. Coi due mori che battono l'ora e il leone marciano, la torre dell'orologio è l'emblema veneziano che sovrasta la rinascimentale loggia di San Giovanni, delimitata dalle statue di Ercole e Caco, chiamati dagli udinesi anche Florian e Venturin. È su questa piazza, tra le vie Mercato Vecchio e Vittorio Veneto, che si radunarono coi carri dopo la disfatta di Caporetto. Saliamo sul colle che la leggenda vuole innalzato dagli Unni nel 552 d.C. per permettere ad Attila di osservare la città di Aquileia bruciare dopo il suo passaggio. Da secoli simbolo di potere e prestigio, quella che fu la sede del patriarca di Aquileia e del luogotenente veneto della patria del Friuli, oggi ospita i musei civici, oltre a permettere una vista mozzafiato sulla città e angoli di pace che donano il caratteristico fascino discreto che rende Udine così vivibile. È un vero piacere passeggiare nei suoi vicoli ricchi di indiscusse prelibatezze locali, fino a sbucare nella vera cartolina della città, Piazza San Giacomo o Piazza Matteotti o Piazza delle Erbe o ancora Piazza del Mercato Nuovo, il salotto di Udine a cielo aperto, perennemente animata e ricca di edifici colorati e caffè storici. Prima vera piazza della città, costruita secondo gli storici nel 1248, ospita l'elegante e intima chiesa di San Giacomo che esibisce il primo orologio di Udine. Infine il Duomo medievale dall'austera facciata, dal 1940 monumento nazionale italiano, con un interno barocco stupefacente a partire dalle opere di geni dell'arte italiana fino alle numerose cappelle e alle splendide pale d'altare. La cattedrale dedicata alla Vergine Maria Annunziata ospita le reliquie dei santi Ermacore e Fortunato, patroni di Udine. C'è chi dice però che la cultura friulana si assapori a tavola grazie alle sue numerose osterie storiche, alcune con secoli di tradizione, dove gustare piatti tipici accompagnati da vini dai colli orientali per un'esperienza autentica in una città che si classifica nel 2025 terza in Italia per qualità della vita. Purtroppo è arrivato il momento di ripartire. La cosa che non vi abbiamo fatto vedere, la ferramenta che è stata tolta, era questa qua che Vania finalmente è riuscita a tirare via la sua ferramenta, ragazzi. è passata dalla donna bionica a Wonder Woman. Grandissima. Un abbraccio a tutti. Grazie, ciao ragazzi. grazie ragazzi. Salutati Peppe e Vania, abbiamo passato 3 giorni bellissimi, accoglienza ma disponibilità ragazzi, non ci sono parole. Quando stai bene, punto, non aggiungi altro. Comunque da vicino Udine ci siamo spostati a Cividale del Friuli. Ci dirigiamo verso il centro di questa città, patrimonio UNESCO, capitale del primo ducato longobardo in Italia. È da qui che questo popolo di barbari, le cui origini ancora in parte avvolte nel mistero sembrano risalire alla Scandinavia, la cosiddetta Scania, si stabilisce, rompendo definitivamente l'unità romana della penisola italica, quella che ritroverà solo a partire dall'unità d'Italia. Pur essendo conquistatori, integrarono profondamente la loro cultura germanica con quella romana preesistente, creando un nuovo modello sociale, giuridico e culturale e plasmando una nuova identità italica. Accanto al comune e alla statua di Giulio Cesare, il Duomo. Nella zona di valle sembra fosse collocata una delle sedi di potere dell'Italia longobarda, la Gastaldaga, oggi area archeologica e monumentale che include il famoso tempietto longobardo nel monastero di Santa Maria in Valle. Camminando per i suoi vicoli ricchi di storia millenaria si giunge all'ipogeo celtico, aperto solo di domenica, una cavità naturale lungo l'argine del fiume Natisone, con vari ambienti sotterranei la cui funzione originaria è ancora ignota, uso funerario in epoca celtica o carceri del periodo romano o longobardo, fino a uno dei simboli di Cividale, il Ponte del Diavolo sul fiume Natisone, con le caratteristiche acque turchesi a cui i fiumi di questa parte d'Italia ci hanno abituato. Fatto saltare in aria durante la
disfatta di Caporetto nel tentativo di rallentare l'avanzata degli eserciti imperiali venne ricostruito l'anno dopo dai tedeschi. Oggi presenta da allora solo un parapetto differente, posto per poter attutire le eventuali forti raffiche della Bora. E dopo il pippone su Cividale, cosa fare se non mangiare? Quando tutto per il momento tace, vi faccio vedere quale sarà il nostro pranzo. 5,80 €. Ha fatto così, pensavo ad €1, invece mi ha fregato. Devi spendere di meno per mangiare. 5,80 € in due. Considerando quanto tu sia carro armato, mi sono regolata. Sì, ma scherzi a parte, cosa c'è qua? Focaccia con funghi, credo, prosciutto cotto, carciofini, formaggio. Poi andiamo avanti perché ci sono 2 mignon piccoli, giusto per il caffè, che poi andiamo a prendere al bar udinese, proprio qua, l'ho visto adesso arrivando. Il peso specifico è tipo il piombo, il sapore è eccezionale, ma il mix c'hai azzeccato. Brava. Buon appetito, Mandy. Ma per completare alla perfezione, caffè takeaway appoggiato rigorosamente sul serbatoio della moto, ma qua abbiamo un'altra cosa deliziosa. Mamma mia, perché mi conosce bene, in quanto il vero maiale sono io. Sì, ma non sono tutti e due per te. Frutti di bosco per te e fragola per me. Però nel caffè anche cacao. Buon caffè a tutti. Sei il top. Andarsene in questo momento dall'Italia, uscendo dal Friuli, è davvero una spina nel fianco. Però il paesaggio sta diventando sempre più verde. Questo sta a testimoniare che il confine è molto ma molto vicino e che al tempo stesso, grazie al suggerimento di Beppe, dobbiamo fare assolutamente attenzione ancora di più ai limiti, in quanto super fiscali. ci danno intanto il benvenuto nelle valli del Natisone. Pulfero, 8 km, il confine italo-sloveno. Le Alpi si fanno un po' più alte. Inutile dirvi che percorrere questa strada che costeggia il Natisone con 25 gradi, cielo sereno, traffico praticamente nullo, in moto è uno spettacolo. 300 metri e dopo un mese esatto di Italia finisce Pulfero. Benvenuti in Slovenia, dove l'Isonzo prende il nome di Soča e dove una delle prime città che incontreremo è la nostra Caporetto, Kobarid in lingua slovena. e questo è il viale alberato di Caporetto. Per noi italiani non ha bisogno di presentazioni, la più grande disfatta dell'esercito italiano che ha avuto luogo nella 12ª offensiva lanciata dagli imperi centrali il 24 ottobre del 1917. Per alleggerire il momento saliamo di quota e andiamo ad affrontare uno dei passi più iconici della Slovenia. I limiti sono saliti a 90 all'ora, quindi possiamo divertirci in tranquillità. Finalmente scorgiamo le acque dell'Isonzo. Ci prepariamo ad affrontare il passo della Mojstrokka in lingua italiana. Per adesso limite di 70 km/h. Il traffico inizia a farsi più intenso. Sentite che spettacolo, il rombo delle moto che rimbomba.
nudismo sulle rive del Socia. Vi dice nudismo, però non ve lo mostra, come farvi vedere una cosa e non poterla toccare. Occhio non vede, cuore non duole. No, l'occhio è meglio che vede in questo caso. Sfumature che noi abbiamo visto pochissime volte in giro per il mondo. Che spettacolo questa strada. La Slovenia ha uno sbocco sul mare di 47 km, eppure la zona che comprende Caporetto, il parco nazionale di Triglav, quindi comprende il passo di Vršić, viene chiamata in sloveno Primorska, e cioè litorale, perché la zona, pur non essendo affacciata sul mare, risente delle correnti adriatiche grazie appunto alla mitigazione del mare. 9,7 km al passo. Da qui iniziano i 50 tornanti, 26 da un versante e 24 dall'altro. E l'immancabile puzza di freni, sicuramente causata dalle auto che scendono. Grazie. Come riprende, assolutamente non è una strada da smanettoni perché i tornanti sono molto stretti, però è un'altra strada dove imparare a fare i tornanti. Sotto al numero del tornante c'è anche l'altitudine, alcuni sono in pianura come questo, altri invece più in pendenza. Grazie. Svizzero numero 1. Apprezzo tantissimo chi si mette di lato per far passare le moto, non perché noi in moto abbiamo la priorità assolutamente, però è anche vero che quando si guida una moto così pesante sui tornanti, poter percorrere il tornante con fluidità senza un ostacolo davanti, quindi facendo scorrere la moto, diventa oggettivamente più facile. Qua siamo al 35esimo. Comunque ho fatto caso che loro con targa slovena fanno più fatica a far passare le moto. Quasi arrivati, 2 km, l'ultimo tratto è con un asfalto perfetto. Grande, numero 8. Qua abbiamo il numero 3 addirittura con valigie laterali in acciaio. Numero 1. Guardate l'ultimo pezzo. La bellezza mozzafiato inizia a mostrarsi del tutto, l'aria è diventata frizzante. 17 gradi ora e là in cima dovrebbe esserci il passo. 26esimo tornante. Ci siamo quasi. E anche questo passo ce lo siamo levato dalle. Si sale ancora un altro po', arriviamo al punto più alto che dovrebbe essere proprio qua. Vršić, 1611 metri. Passo della Mojstrovka fatto. Iniziamo la discesa con la Ruska Cesta, letteralmente la strada russa, composta questa volta da 24 tornanti. La discesa o la salita da Kranjska Gora fino al passo di Vršić fu la strada costruita dai prigionieri russi della prima guerra mondiale. Addirittura nei 2 tornanti lastricata. L'asfalto non è il massimo, vediamo scendendo. Assolutamente non è un passo da fare con velocità elevate perché è veramente messo male. Inoltre tutti i tornanti affrontati fino ad ora, ovvero 5, sono lastricati. Il paesaggio, se possibile, da quest'altro versante è ancora più emozionante dell'altro. Pazzesco, pazzesco! In questo punto sembra quasi un motoraduno.
Nella seconda parte inizia ad essere leggermente più guidabile, con l'asfalto assolutamente migliore. Siamo arrivati alla fine. Ultimo tornante superato. Kranjska Gora. Piacevole da attraversare d'estate. Intanto odore di pesciolini. Piste ciclabili lunghissime, ma soprattutto in sicurezza e ben fatte. Piccola deviazione a destra per andare sul lago di Bled. (4,8 km dalla strada principale che ci avrebbe condotto a Lubiana, e mano a mano che ci avviciniamo il traffico aumenta a dismisura. Prevede un posto molto ma molto turistico. Prevedi un posto affollato, che sia turistico lo sai già. Hai detto meglio. Questo dovrebbe essere il lago. Sulla destra abbiamo lasciato il centro della cittadina di Bled, noi andiamo diretti. Bel viale alberato, odore di patatine fritte. Quindi se non hai fame ti mette voglia. Di fermarti in uno dei tanti localini ai lati della strada. Qua hotel tipo Versailles. Bello però, guarda sopra. Bellissimo. Poveraccio il proprietario del castello. Ecco l'isoletta con la chiesa centrale. Hai visto qualche perizoma interessante? No per il momento, ma arriverà. Abbiamo provato a fare il giro del lago anche se la strada era sbarrata, ma c'era un tizio che ci ha detto prego andate perché siete in moto, quindi da questa angolazione avremo la luce a favore. Siamo infatti dall'altra sponda. Quindi se venite da queste parti sappiate che avete una pista ciclabile che gira intorno al lago. Abbiamo deliberato che non ci fermeremo qua a dormire perché i prezzi sono abbastanza elevati e scenderemo un po' più a sud. Quindi posto bellissimo ma non turistico, bensì iperturistico. Quindi bye bye Bled, che non so perché a me ricorda un po' Dracula. Fa pensare a Vlad, anche se è Bled. Abbiamo trovato una location a 43 km da qua con prezzi un po' più umani, quindi continuiamo la discesa verso i Balcani. Come del resto fa il fiume Sava, che scende fino alla Serbia per gettarsi nelle acque del Danubio e continuare il proprio passaggio verso il Mar Nero. Scendendo da Bled per la 411, strada super, segnatela perché il limite di 90 km/h, c'è pochissimo traffico, immersa nella foresta e le curve come potete vedere sono abbastanza ampie. E di nuovo tornati tra le montagne barra colline, siamo arrivati a destinazione. Arrivati. Qui si rifugiò Erasmo, una sorta di barone bandito che seguì le sorti di Robin Hood, rubando ai ricchi per dare ai poveri. Il sistema di passaggi all'interno delle grotte è lungo 14 chilometri. Say what you gotta say.
satellite, just go like a star now. Say what you gotta say, say what you gotta say. Take it to